Siamo qui con Teresa Iorio, pizzaiola, proprietaria della pizzeria Le Figlie di Iorio a Napoli. Grazie per aver accettato. Grazie a voi. La prima domanda è: chi è Teresa Iorio? Teresa Iorio è una femmina con i piedi a terra. Questa è Teresa Iorio. Il mio lavoro come pizzaiola nasce proprio perché papà faceva il pizzaiolo. E da papà mi dicevi a già fare pizzaiolo perché non la già fa lavorare più. Questa è la verità per chi faccio la pizzaiola. Siamo 20 figli, io sono la 19esima, essendo che i miei fratelli sono 11 femmine e 9 maschi, tutte le pizzerie dei miei fratelli si chiamano tutte per esempio Trattoria Iorio, Pizzeria Iorio, essendo che me erano quasi tutte femmine, la mia pizzeria ricetta la prima pizzeria però si chiama Le Figlie di Iorio. La pizza l'ha sempre accompagnata nella sua vita, visto che anche suo padre Ernesto Iorio era un pizzaiolo. Quanto l'ha guidata nel suo lavoro? Tanto. Oltre a guidarmi manualmente mi ha guidato proprio con il cuore, perché mi ricordo che ero piccolina, tenevo i miei 12-13 anni, la prima pizza che ho fatto mi saliva all'epoca ci stavano queste casse di plastica che mettevano le bottiglie dentro, lui mi saliva su queste casse perché sul balcone non ce la facevo, quindi lui ha guidato molto questa passione. A volte quando le dicevano però Tallini papà come fai se mi facevo pizzaiolo, noi i soldi erano poco, però io e mio padre non l'ho vista mai triste, sempre allegro, sempre in un modo scherzoso, e io ringrazio Dio che ha giocato mio padre, capito? Che io già da 7-8 anni sempre questa mania di queste mani di mio padre che impastava, io penso che la prima pizza l'ho riuscita a maccare, come si dice nel nostro linguaggio, a maccare 12 anni. Come ha incorporato la sua eredità culturale nella sua attività imprenditoriale? Ma io penso che non l'ho unita, io sono nata proprio imprenditrice, capite, da piccolina, quindi non ho tenuto il tempo di unire le stesse cose, già sono nata imprenditrice. Il lavoro duro ha fatto in modo di diventare imprenditrice, che per esempio in questa pizzeria che tengo da quasi 20 anni, con il lavoro duro riesco ad aprire un'altra pizzeria a Via Foria, sempre con il lavoro duro, che per esempio tempo fa in questo locale che a tempo indietro già c'era una pizzeria, io ci ho lavorato, quindi il lavoro duro mi ha fatto diventare proprietaria di questo locale dove ho lavorato da ragazza. Sono quei sogni che tu se li metti con sacrifici riesci a realizzare, ma se tu non ci metti il primo tuo impegno, tu i sogni non li realizzi mai, non è che li realizzi perché sei brava, no, bisogna avere tanta pazienza e duro lavoro. Pure non solo nella pizzeria, pure negli studi. Per esempio io non so parlare bene l'italiano, quindi mi rendo conto che tante cose li potevo fare non avendo la possibilità di studiare, perché all'epoca non era come mo, che tu tieni l'obbligo di studiare. All'epoca a 12 anni già ti mandavano a lavorare, perché vabbè, che serve tu. In tempo indietro mi sono un po' arrabbiata pure con i miei genitori, però poi trovate il modo di perdonarli, perché poi oggi ho detto vabbè, mica è colpa loro, prima esisteva, perché vedo un sacco di persone all'età mia che manco loro hanno studiato, che prima sai che si faceva, i figli si facevano più strappati e dice poi a scuola non ti va faticato, un po' va faticato, e quindi abbiamo avuto un duro lavoro. Io per esempio nel 49 anni lavoro che tenevo 12 anni, a poi faticare 50 anni, per dirti, capito? Quindi non è giusto che una ragazza di 12 anni va a lavorare, capito? 12 anni, 13 anni, lei si sta a bambolelle, giocattoli e cose. Negli anni pensavo come è possibile, innanzitutto fare creatura. Però poi mi sono reso conto che comunque grazie a loro, che mi hanno fatto fare creatura, io sono diventata Teresa Iorio, capito? Grazie ai miei genitori. Quello della pizza e soprattutto dei pizzaioli è sempre stato percepito come un mondo prettamente maschile. Condivide questa affermazione o ritiene che la pizza sia femmina? No, vabbè, ma era un pensiero loro, che dico che la pizza è femmina.
quindi è sempre un pensiero che lasciamo ai maschietti. Fortunatamente per chi ha voluto questo la parità, no? Ma sotto sotto, gli uomini non ci possono pensare che noi siamo più forti di loro. Quindi che succede? Fanno in modo che li facci diventare deboli. E allora tu magari ti senti, invece no, che non a destra così. Ma non perché io per esempio di caratteri che voglio umana, no, io sono nata per umana. Ha una figura femminile che stima e che è sempre stata per lei fonte di ispirazione. Io penso a mia mamma, che mia mamma con tutto ciò che non faceva i mestieri di mio padre, però lei non ha mai, nelle nostre scelte, per esempio a me che lavoravo la notte, volevo scendere, volevo fare pizzaiolo a tutti i costi, lei comunque mi invogliava sempre, fai buona mamma, non ti preoccupare, fa niente, sì, ne hai già ne studiato, perlomeno fai quello che vuoi tu. Quindi per me mia mamma è stata sempre una carica per farmi andare avanti. Io mi ricordo l'aneddoto di mia mamma che una volta ce l'abbiamo mangiato per 4 giorni un ragù, cioè ci mangiamo a rumento, poi c'è una certa frittata di maccheroni l'onorì, poi rimane la carne, ma mo ci dice là, tutto il riso rinda, riso che sarza, o martedì, o mercoledì c'è mamma, poi passa. Per dimostrare la sua vicinanza alle donne, ha creato una pizza margherita raffigurante il volto di una donna. Com'è nata l'idea di affiancare alla pizza per antonomasia, simbolo del patrimonio culturale e culinario italiano, questa immagine? Ma nasce sempre perché, ripeto, io faccio la margherita o la pizza fritta e dico immagine che è una femmina, quindi tu a quel punto sai che c'è l'immagine di una femmina. Ho la battaglia femminile, che io sono femminista, capito? Quindi qualsiasi cosa, pure in un libro, io vedo la femmina, capito? Quindi io ti dico immagine la figura della donna. Se parli della margherita è la base principale, ci sta bene l'impasto che a volte se mi metto a pensare che mamma mia, eppure con un po' di farina, sale e lievito nasce un prodotto che la gente rimane, che sì che faccia la pizza di domani, però com'è buona, o quello vero è buona la pizza, capito? Quindi poi ci vai a mettere il pomodoro, ci sto marzano che comunque è campana, è roba che si è sempre usata, sempre riguardante la tradizione, come fiore latte, come parmigiano, basilica, quindi è proprio la materia prima che ti porta a fare un prodotto buono. Nella sua monumentale frittata di maccheroni cotta al forno c'è più tradizione o più innovazione? No, sempre la tradizione, amore. Ma non perché non sono per la rinnovazione, perché la tradizione non muore mai ragazzi, che non esiste, che in qualsiasi momento pure chi va a fare l'innovazione sta facendo un'innovazione della tradizione, quindi è come la femmina, come passa dietro, quindi deriva dalla mia casa perché io là l'ho scoperta, no? Che essendo che eravamo un sacco di figli, quindi mamma si poteva facere, io avessi maccheroni, frittata, pomarolo, formaggio, quindi che secondo me sono sempre del parere, no perché ci sono nata, non perché sono anziana, ma mi dico che la cosa vecchia è sempre meglio che la cosa nuova, sempre. Mo in vetrina, sono rimasta che la faccio sempre, perché è sempre un piatto povero, però quando vai a mangiare diventa così ricco che tu dici guardate qua, deriva che, sai, a volte pure quando sei tanti figli non ci sono tante possibilità di soldi e quindi tu dici vabbè, mo mi si riesce lui, si facciano chili di pasta mangiarmi, capito, l'uovo, parmigiano, io si gestivo il parmigiano all'epoca magari c'erano giornate che non c'era, ma usciva sempre un prodotto buono. Che all'epoca per esempio si usava, a casa mi si usa sempre, però nelle nuove generazioni si scocciano i furraù, cose, prendi il caso nostro, no, perché veniva che la vecchia guardia, no? E si fa la domenica e si fanno un ragù e sta sempre la pasta, io non troppo il giorno dopo
dice va bene, non cuciniamo perché facciamo la frittata di maccheroni, non prestiamo e stiamo recuperando una cosa di sordo. Quanto sono importanti le materie prime della sua cucina? La base, la materia prima è la base, che tu puoi essere bravo quando vuoi tu, se non c'hai la base, la materia prima, secondo me non esce niente buono. E io mi ricordo che mio padre, quando noi perciò nasce la femmina è fritta, perché mio padre, quando noi andavamo a Croglie a mare, no, che eravamo 7-8 femminucce, ci buttavo mare, poi facendo grande, a me chiese, ma perché quando andiamo a mare tu ci vai a mangiare sempre panini con la mortadella, non prosciutto crudo, no? Papà dicevo, tu non vuoi mettere a 10 noi erano, o la mortadella non costava niente, piedi pezzi di pane, metteva e ne mangiava. O crudo costava di più, dice che ci mangiavamo proprio niente. E lui ci ha insegnato, si dice a Napoli, un palato buono nel senso, papà diceva poco ma buono. Quindi dice, non mangio crudo, con una fetta di crudo, però ad essere saporito. Cioè papà noi ci chiamiamo un zile saporito perché ci ha imparato. Lo meno che stai ci mangiare saporito che stai. Per concludere, ci potrebbe svelare quali sono i suoi 3 ingredienti del cuore? Beh, prima di tutto la mattina quando mi sveglio, cioè ci metto il cuore a me, cioè la passione a me stessa, proprio come metti via a terra. Io dico pure a voi che siete giovani, cercate sempre di non dire per esempio, non fa succedere questa cosa, no, più ci credi, tutti quanti possiamo avere i problemi con i fidanzati, mal di testa, invece se tu ti svegli con una grinta di diventare qualcuno, ma qualcuno per quello che sei, ce la fai, quindi bisogna, io il consiglio che do a tutti i giovani do io, insegnate ai miei nipoti, state a mettere l'amore, qualsiasi cosa, quello che mo state mettendo voi, che non è, voi non è solo che siete andati a fare l'intervista con me, anzi io sono onorata che mi date la possibilità di fare questo lavoro, perché per me è un sogno, voi me ne andate, io penso ma per me è capitato questo, quindi perché per me sempre detto questa cosa me la portavo addosso che volevo studiare, che sempre vado in America ho difficoltà a parlare, no? E dico ma però è potuto studiare. Oggi quando vedo a voi di là che sto parlando per voi, per me è immenso, capito? Pure per esempio quando loro mi hanno dato questo riconoscimento, dico ma come a me che io non ho studiato, però mi ritengo una grande lavoratrice e quindi dico, mi dimentico che non ho avuto la possibilità di studiare e vado avanti e dico, vedi cuore, quando metto un cuore va tutto bene, quello che auguro a voi, mi sono un po' emozionata, perdonatemi. Quindi soprattutto quando uno qualsiasi cosa che fa, di mettere il cuore, metti via in te, il cuore, la passione e amare quello che fai e andrà tutto bene, sicuro, sempre con duro lavoro, no? E si fa tutto, niente, qua ho un impegno, chi viene qua deve vedere Teresa che sorride, chi viene qua non sa da scucciare per a me, pure ci sono dei problemi, cioè questo ride sempre, che mi piace vederti ridere, e questo che dovete fare tutti quanti voi, non perdete niente, c'è il diavolo è maschio, e non è femmina. Invece la pizza com'è? Amo, la pizza è e resterà femmina, non c'è niente da fare, lo sanno pure i pizzaioli oramai, non esiste. Grazie. Grazie a voi.